Si accomodi, dia le generalità, buongiorno e legga la formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Lo giuro. Buongiorno, generalità. Buongiorno Presidente. Allora, sono Spina Eugenio, un funzionario di polizia e lavoro presso una struttura centrale che si chiama Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. È una struttura di coordinamento delle attività delle DIGOS che sono presenti in ciascuna questura. Nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione insiste un servizio che si chiama Servizio Centrale Antiterrorismo, nel quale a sua volta è incardinata una divisione, la prima divisione, che si occupa di eversione e terrorismo nazionale, quindi endogeno. Va bene. Questo giusto per far capire un esatto. po'. Va bene, grazie. Deve aggiungere altro? Io dirigevo questa divisione all'epoca delle indagini. Allora, dottore Spina, vorrei che lei preliminarmente illustrasse alla Corte il vostro ruolo nell'indagine che poi porta all'odierno processo. Quando è iniziata, la vostra attività su questo fronte, indicandoci le deleghe che avete ricevuto e ovviamente le note con cui avete risposto a quelle deleghe. L'attività di collaborazione con la Procura della Repubblica di Reggio è iniziata sul finire del 93, ma si è sviluppata soprattutto del 2013, si è sviluppata soprattutto dal 2014 in avanti. I filoni sono stati diversi, ma quelli su cui si è incentrata in particolare l'attenzione su quella che era una strategia presente in quegli anni per cui si ebbe il processo, una strategia nell'ambito della quale rientravano anche gli attentati compiuti in danno di militari dell'Arma dei Carabinieri tra il dicembre del 1993 e il febbraio del 1994. Proprio a tale riguardo una delega che abbiamo evaso riguardava un interrogativo, e cioè se questi episodi delittuosi fossero stati rivendicati con qualche sigla di matrice di organizzazione terroristica. In questo quadro Scusi, la delega è questa dell'8 luglio 2014? Esatto, la delega è dell'8 luglio del 2014 e ci si chiede espressamente se fra il dicembre del 93 e il febbraio 94 siano giunte sia presso uffici di polizia che organi di stampa, in relazione ai noti attentati nei confronti dei carabinieri in Calabria, rivendicazioni di organizzazione di tipo terroristico. Questa delega è stata poi evasa, questa prima parte di delega, perché c'è una seconda parte, con una informativa del 9 luglio del 2014. In che cosa si è sviluppata la nostra attività? Soprattutto essenzialmente in una ricerca agli atti di archivio. Nei nostri archivi convergono segnalazioni da tutte le questure della Repubblica per ciascun fatto che accade nelle rispettive province che possa avere un certo rilievo sotto un profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Andando a guardare meticolosamente gli atti di archivio, siamo riusciti a rilevare la presenza di 3 rivendicazioni riguardanti i fatti. Una prima rivendicazione, mi appoggio magari a degli appunti. Sì, certo, il test è autorizzato a consultare atti a sua firma. Benissimo. La prima rivendicazione risale al 20 gennaio del 94 e è stata effettuata con una telefonata giunta alla stazione dei Carabinieri di Scilla. In questa circostanza una voce maschile, forte accento calabrese, proferisce la frase: se continuate così ne uccideremo altri 4.
vedete che non stiamo scherzando. Siamo al 20 gennaio del 94 e 2 giorni prima si era consumato l'agguato in cui persero la vita i militari dell'Arma Fava e Garofalo. Una seconda rivendicazione, sempre telefonica anche questa volta, voce maschile, voce femminile di forte dialetto calabrese, giunge il 1 febbraio del 94. Questa volta giunge alla stazione dei Carabinieri di Reggio, Rione, Modena. Mi perdoni, dottore Spina, è sicuro che la seconda sia di un uomo e non di una donna? Anonimo Voce femminile, Voce femminile. Sesso femminile, dialetto calabrese femminile. E proferisce la frase: maledetti, stiamo facendo una strage. Modena. Maledetti. Scusi, può ripetere? Non ho sentito. Maledetti, stiamo facendo una strage, maledetti. Questa è la telefonata che giunge il 1 febbraio alla stazione dei Carabinieri Rione Modena. Questa telefonata potrebbe essere ricollegata assolutamente al ferimento dei 2 militari dell'Arma avvenuto lo stesso giorno sempre a Reggio. La terza rivendicazione probabilmente è quella che nel contesto, diciamo, della delega assume maggiore rilevanza. Anzitutto una premessa: la traccia di queste 2 prime rivendicazioni la troviamo in archivio perché troviamo in archivio 2 segnalazioni relative alle 2 circostanze della questura di Reggio Calabria, che quindi ci informa su questi fatti. La terza rivendicazione è quella magari più importante, crediamo che sia la più importante nell'economia dei fatti per cui si è il processo, e risale al 4 febbraio del 94. In questa telefonata, in questa rivendicazione è una missiva anonima al cui interno vi era un comunicato di rivendicazione e assume importanza in primo luogo la firma di questo comunicato di rivendicazione: Falange Armata. Questa missiva giunge ad una stazione dei Carabinieri a Polistena, qui in provincia di Reggio. Ripeto, assume rilievo perché vi è la sigla Falange Armata a margine di questo scritto di rivendicazione. È uno scritto fatto con un normografo ed è riportata la seguente frase: quanto ci siamo divertiti per la morte dei 2 carabinieri, ripeto, bastardi uccisi sull'autostrada. È un inizio di una lunga serie e mi auguro che a Polistena facciate tutti la stessa fine. Quindi diciamo che avendo rinvenuto in atti tracce di questa rivendicazione, diamo una risposta sostanzialmente positiva alla delega che ci aveva fornito e ci aveva dato la Procura di Reggio Calabria. Effettivamente vi è questa rivendicazione di un'organizzazione di tipo terroristico. Nella stessa delega, peraltro, poi è presente anche un'altra richiesta della Procura, e cioè c'era stato chiesto di verificare se in occasione dell'arresto dei fratelli Graviano a Milano nel gennaio del 94 fossero stati sequestrati dei telefoni cellulari e se sugli stessi fossero a suo tempo state avviate e sviluppate attività di indagine. Per adempiere a questa delega abbiamo interessato altri uffici della Polizia di Stato e la risposta comunque è stata negativa perché all'epoca avevano proceduto militari dell'Arma dei Carabinieri. Questo per chiudere, diciamo, lo sviluppo di questa prima delega che ci venne affidata dalla Procura di Reggio Calabria. Ovviamente la traccia da voi trovata sulla rivendicazione Falange Armata poi ha portato ad ulteriori deleghe di approfondimento in questa direzione, che mi risultano evase da voi, in particolare con una nota del 9 febbraio 2015. Sì, sempre su input della Procura ci è stato chiesto di verificare
alcune situazioni, perlomeno ai nostri atti, presenti ai nostri atti, sempre con riguardo a questa fantomatica organizzazione Falange Armata. E ci è stato chiesto anche di svolgere un approfondimento in merito alle rivendicazioni di un omicidio di un educatore carcerario, Umberto Mormile. L'omicidio si consuma a Milano l'11 aprile del 1990. Ricordo che per questo omicidio sono stati condannati in via definitiva sia gli esecutori materiali che i mandanti, i fratelli Domenico e Antonio Papalia. Nella ricerca che noi abbiamo fatto ci siamo soffermati sull'analisi di un database, quindi un supporto informatico che è detenuto dalla nostra direzione centrale. Questo database è in pratica un contenitore dove sono state inserite, man mano che venivano effettuate, tutti i comunicati, tutte le rivendicazioni, i documenti di minaccia a firma Falange Armata. È un documento assolutamente ufficiale perché è andato ad alimentare un procedimento penale che si è svolto a Roma e quindi, andando a guardare questo database, ci siamo resi conto delle rivendicazioni che erano state fatte dalla sigla Falange Armata, anzi preciso, in quella circostanza si presentava come Falange Armata Carceraria, in relazione proprio all'omicidio dell'educatore Umberto Mormile. La prima rivendicazione a firma Falange Armata Carceraria sull'omicidio Mormile giunge il 22 maggio del 90, ma quindi un mese e mezzo dopo rispetto all'omicidio. Ma questa rivendicazione a firma Falange Armata Carceraria segue tante altre telefonate di rivendicazione che erano state fatte nell'immediatezza dell'omicidio. E in effetti agli atti abbiamo accertato che la prima rivendicazione risale al giorno stesso dell'omicidio, e cioè all'11 aprile del 90. A Milano, nella tarda mattinata, giunge al centralino dell'ispettorato distrettuale degli istituti di prevenzione e pena una telefonata del seguente tenore: pronto ispettorato carceri? Cosa siete capaci a fare ai detenuti bravi e a quelli cattivi? Quindi con una risata finale. Telefonata analoga giunge sempre lo stesso giorno a Bologna. Nei giorni successivi altre telefonate si susseguono senza però mai pronunciare un nome di una sigla di rivendicazione. Si dice che si colpirà altre volte, si minaccia in altre telefonate, si minacciano altri educatori che prestano servizio in altre strutture carcerarie. Finché arriviamo alla telefonata del 22 maggio del 1990 a cui accennavo prima, a nome della Falange Armata Carceraria. La telefonata giunge al carcere di San Vittore a Milano e una voce maschile, chi risponde al telefono disse all'epoca che si trattava di persona con forte accento straniero, ha proferito la seguente frase: ascolta, attenzione, qui FAC, Falange Armate Carcerarie, avvertiamo, non riceverete più comunicati, questo essere ultimo, adesso vi mostreremo tutta la nostra forza e la nostra organizzazione, firmato FAC. Nel periodo successivo si susseguono tante altre telefonate in cui espressamente viene menzionato poi Mormile. Si fa riferimento. Quella del 22 maggio sono due, mi pare le chiamate. Sono due, sì. La prima è questa che giunge a Milano, a San Vittore, sì. E la seconda poco dopo, insomma, al carcere di Opera. Quindi tutte e due le strutture carcerarie sono state, diciamo, raggiunte da queste telefonate di rivendicazione. Sì. Di contenuto analogo.
contenuto uguale proprio, quindi probabilmente si pensa che fosse stata questa voce registrata sul nastro e poi è stato mandato il nastro. Diceva? Dicevo che siamo a maggio, poi c'è un'interruzione, nel senso che tutta l'estate passa in maniera, tra virgolette, tranquilla, non ci sono altre rivendicazioni di sorta, finché arriviamo al mese di ottobre, e a ottobre all'ANSA di Bologna giunge una telefonata, questa volta un comunicato un po' più sostanzioso. Si rivendica l'omicidio di Mormile, si fa riferimento anche e si critica molto la legge Gozzini, e in questo modo si preannuncia anche poi in altre telefonate subito successive che a Bologna presso la stazione era stata lasciata una bobina contenente tutta una serie di indicazioni di interesse per quanto riguarda la struttura Gladio, per quanto riguarda la strage di Bologna e similari. Tant'è che in un comunicato successivo si lamenta e si accusano proprio gli apparati statali di aver nascosto il contenuto e l'avvenuta acquisizione di questa registrazione, di questo supporto informatico, di questa cassetta. La rivendicazione di Bologna che data è esattamente? Il 27 ottobre del 90 All'ANSA di Bologna, lei ha detto? All'ANSA di Bologna, e poi il 31 di ottobre, sempre all'ANSA di Bologna, giunge un'altra rivendicazione nella quale appunto si lamenta il fatto di non aver dato diffusione a questa bobina, a questa cassetta che secondo l'interlocutore che parla a nome di Falange Armata Carceraria era stata collocata lì a Bologna nei pressi della stazione. Mi scusi, è sempre il soggetto, diciamo, che rivendica un soggetto di sesso maschile di accento straniero? Sì, questa telefonata del 31 voce maschile accento straniero, anche quella del 27 ottobre ci risulta essere voce maschile accento straniero. Prima di allora, quindi prima del 22 maggio del 90, questa era una sigla sconosciuta? È una sigla prima di quella data sconosciuta, quindi appare questa sigla per la prima volta il 22 maggio del 1990 e da quel momento in poi raccogliamo oltre 1700 episodi, quindi telefonate, lettere minatorie, comunicati a sigla Falange Armata. Ecco, c'è da precisare questo: le prime rivendicazioni sono Falange Armata Carceraria, da un certo punto in poi vanno insieme le due sigle Falange Armata Carceraria e Falange Armata, da un certo punto in poi, dal 91 in poi, emerge solo la sigla Falange Armata.